Immagina di versare dello zucchero liquido nel serbatoio della tua automobile. Per i primi chilometri il motore sembra ruggire di potenza, ma poi, lentamente, quel liquido inizia a caramellare. I pistoni si incollano, i tubi si ostruiscono e alla fine tutto si ferma. Nel tuo corpo sta succedendo esattamente la stessa cosa, in questo preciso istante. Non lo vedi, non lo senti, ma milioni di microscopici cristalli stanno viaggiando nelle tue autostrade interne, graffiando le pareti dei vasi sanguigni come se fossero carta vetrata. Questo non è un film dell'orrore, è la realtà biologica di ciò che chiamiamo diabete. Ma prima di capire come la macchina si rompe, dobbiamo capire come dovrebbe funzionare quando è perfetta. Prima di scendere nel dettaglio molecolare, una nota fondamentale. Tutto quello che vedrai in questo video è basato sulla scienza più recente e serve a farti capire i meccanismi nascosti del tuo corpo. Tuttavia, questo video è puramente educativo e non sostituisce in alcun modo il parere del tuo medico. Se hai dubbi sulla tua salute, parlane con un professionista. Detto questo, preparati a rimpicciolire fino alla dimensione di una singola proteina. Hai appena mangiato un piatto di pasta, o forse una mela. Il tuo sistema digestivo ha smontato quel cibo in mattoncini fondamentali. Il più importante di tutti è il glucosio. Immaginalo come una moneta d'oro purissima, la valuta energetica che ogni singola cellula del tuo corpo desidera disperatamente. Ora, miliardi di queste monete d'oro si riversano nel tuo sangue. È un fiume in piena di energia potenziale. In un corpo sano, questo è un momento di abbondanza. Il sangue trasporta questo tesoro verso le destinazioni finali: i muscoli, il cervello, il cuore. Ma c'è un problema. Le cellule sono chiuse a chiave. Le tue cellule non possono semplicemente lasciare le porte aperte o verrebbero inondate. Hanno bisogno di un segnale per aprire i cancelli. Ed è qui che entra in scena il pancreas. Rilevando l'aumento di glucosio, il pancreas rilascia una delle proteine più eleganti della natura, l'insulina. Guardala. Quella che vedi è la struttura atomica reale dell'insulina umana, codice PDB4 e Y1. Non è una sfera generica. È una chiave tridimensionale complessa, forgiata con una precisione assoluta. Questa proteina viaggia nel sangue cercando la sua serratura specifica sulla superficie delle cellule. Sulla superficie della cellula c'è il recettore dell'insulina, codice PDB5 e NN. Immaginalo come una stazione di attracco spaziale. Quando l'insulina si avvicina, succede qualcosa di magico. Le due strutture si incastrano perfettamente. Clic, non c'è attrito, non c'è errore. È chimica quantistica al lavoro. Questo aggancio invia un segnale elettrico istantaneo all'interno della cellula. È come premere l'interruttore che apre il garage. I canali del glucosio si spalancano e l'energia entra. Il livello di zucchero nel sangue scende, la cellula è nutrita e tu ti senti pieno di forza. Questo balletto accade milioni di volte al giorno, finché un giorno la musica cambia. In un corpo sano, questo sistema ha una tolleranza incredibile. Puoi mangiare una torta intera e il pancreas risponderà con un'ondata massiccia di insulina per gestire il carico. Poi tutto torna alla calma. È un termostato perfetto. Ma immagina di forzare quel termostato al massimo ogni singola ora di ogni singolo giorno per 20 anni. Immagina di inondare il motore di benzina senza mai spegnerlo. Il corpo umano è resiliente, incredibilmente resiliente, ma non è indistruttibile. Quello che stiamo per vedere ora è il momento esatto in cui la resilienza si spezza. Il momento in cui il diabete di tipo 2 inizia a mettere radici, silenziosamente,
anni prima che tu veda la prima analisi del sangue fuori norma. Il primo segno del disastro non è la mancanza di insulina. Anzi, all'inizio ne hai troppa. Il problema è che le serrature delle cellule hanno smesso di funzionare. Chiamiamo questa condizione insulino-resistenza. Immagina che qualcuno abbia messo della gomma da masticare nella toppa della chiave. L'insulina arriva, prova ad agganciarsi al recettore, ma il meccanismo è rigido, sordo. Clic. Nulla. Clic. Ancora nulla. La porta della cellula rimane chiusa. Il glucosio rimbalza contro la parete cellulare e torna nel sangue. La cellula, affamata, inizia a gridare al pancreas: «Ehi, qui non arriva cibo, mandami più chiavi!» Il pancreas, poverino, non sa che le serrature sono rotte. Lui sente solo le urla delle cellule affamate e vede che il livello di zucchero nel sangue è ancora pericolosamente alto. Quindi cosa fa? Lavora il doppio. Le cellule beta del pancreas iniziano a produrre insulina a ritmi frenetici, come una fabbrica che porta i macchinari al 200% della capacità. Per anni il tuo pancreas riesce a compensare. Produce fiumi di insulina per forzare quelle porte arrugginite. In questa fase, se facessi le analisi, la glicemia sembrerebbe normale. Ma è una normalità finta, mantenuta a costo di uno sforzo titanico. Il pancreas si sta letteralmente consumando. Nessun motore può girare al massimo per sempre. Arriva il giorno in cui le cellule beta del pancreas, esauste, iniziano a morire. La produzione di insulina crolla. Adesso hai il peggiore dei due mondi. Le serrature delle cellule sono ancora bloccate e ora non hai più abbastanza chiavi per forzarle. È qui che il livello di zucchero nel sangue schizza verso l'alto. È qui che il medico ti dice: hai il diabete. Ma la malattia non è iniziata oggi. È iniziata 10 anni fa, con quella prima serratura incrostata. E ora tutto quel glucosio che non può entrare nelle cellule non ha dove andare. Rimane nel sangue. E il sangue cambia. Il sangue dovrebbe essere fluido come l'acqua, per scorrere nei capillari più sottili di un capello. Ma quando è saturo di zucchero, diventa denso. Diventa come sciroppo o miele liquido. Immagina il tuo cuore che cerca di pompare miele attraverso chilometri di tubi sottilissimi. La pressione sale. Lo sforzo meccanico sulle pareti delle arterie diventa insopportabile. Ma il vero danno non è solo la pressione, è chimico. Lo zucchero in eccesso si lega alle proteine delle pareti dei vasi sanguigni, un processo chiamato glicazione. In pratica, le tue vene si stanno caramellando dall'interno, diventando rigide e fragili come vetro sottile. Il tuo sistema immunitario rileva questo danno diffuso e va nel panico. Lancia un allarme generale. Invia cellule infiammatorie ovunque per cercare di riparare le crepe nei vasi sanguigni. Ma poiché lo zucchero continua a graffiare e danneggiare, l'infiammazione non finisce mai. Diventa cronica. È come avere un incendio che cova sotto la cenere in ogni angolo del tuo corpo. Questa infiammazione costante è il terreno fertile dove nascono le complicazioni più gravi. Non è solo zucchero alto. È un assedio militare condotto contro i tuoi stessi tessuti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E qui arriviamo alla beffa suprema, il paradosso crudele del diabete. Il tuo sangue è pieno zeppo di energia, trabocca di glucosio. Ma le tue cellule stanno morendo di fame. Poiché le porte sono chiuse, l'energia non entra. Sei come un naufrago che muore di sete in mezzo all'oceano. Acqua ovunque, ma neanche una goccia da bere. Il tuo corpo disperato inizia a mangiare se stesso per sopravvivere. Scioglie i muscoli e il grasso per trovare energia alternativa, facendoti sentire stanco, debole,
svuotato. Hai tonnellate di carburante nel serbatoio, ma il tubo che porta al motore è tagliato. Dove colpisce per primo questo sangue denso e corrosivo? Nei vasi sanguigni più piccoli e delicati che possiedi, quelli della retina sul fondo dei tuoi occhi. Immagina questi capillari, sottili come ragnatele, che si intasano e scoppiano sotto la pressione. Per riparare il danno, l'occhio cerca di far crescere nuovi vasi sanguigni, ma sono deboli, disordinati e perdono liquidi. Questo oscura la vista. È la retinopatia diabetica. Lentamente, pixel dopo pixel, il mondo diventa sfocato, poi buio. Spesso non te ne accorgi finché il danno non è irreversibile. È come se una nebbia perenne scendesse sul tuo mondo visivo. Poi ci sono i reni. I reni sono filtri prodigiosi, composti da milioni di unità filtranti microscopiche. Il glucosio in eccesso costringe questi filtri a un super lavoro costante. Inoltre, la natura appiccicosa del sangue zuccherino agisce come colla nelle maglie del filtro. Col tempo, il filtro si cementifica. Non riesce più a trattenere le cose buone, come le proteine, che finiscono nelle urine, e non riesce più a espellere le tossine, che restano nel sangue. È un avvelenamento lento dall'interno. Quando i reni cedono, l'unica opzione che rimane è una macchina esterna che pulisca il sangue per te, la dialisi. Ma forse la conseguenza più inquietante è quella che riguarda i nervi. I nervi hanno bisogno di un flusso sanguigno costante per sopravvivere. Quando i capillari che nutrono i nervi muoiono, anche i nervi muoiono. Comincia dai piedi, le estremità più lontane dal cuore. Senti formicolio, poi bruciore e poi il nulla. Silenzio totale. Potresti calpestare un chiodo arrugginito e non sentire assolutamente nulla. Senza dolore, non c'è allarme. L'infezione avanza, mangia i tessuti, arriva all'osso e tu non senti niente. È così che il diabete diventa la prima causa di amputazioni non traumatiche nel mondo. Cuore, occhi, reni, nervi. Non sono problemi separati. È un unico, gigantesco problema sistemico. Il diabete non è solo avere la glicemia alta. È un processo di invecchiamento accelerato di ogni singolo organo del tuo corpo. Le tue arterie diventano quelle di un novantenne quando ne hai 50. Il rischio di infarto quadruplica. È una tempesta perfetta che colpisce ovunque, contemporaneamente. Sembra una condanna senza appello, vero? Una discesa inesorabile verso il buio. Ma aspetta, ferma tutto. C'è un'altra parte della storia, la parte che puoi controllare. Fino a pochi anni fa, pensavamo che il diabete di tipo 2 fosse una strada a senso unico. Oggi sappiamo che non è sempre così. Sappiamo che il corpo ha una capacità di rigenerazione che ha del miracoloso, se gliene diamo la possibilità. Le serrature arrugginite possono essere pulite. Il grasso che soffoca il pancreas può essere sciolto. Non stiamo parlando di magia, stiamo parlando di biochimica. Se riduci drasticamente l'input di zuccheri e carboidrati raffinati, dai tregua al sistema. Smetti di versare benzina sul fuoco. E quando il fuoco si abbassa, le cellule iniziano a riparare i danni. E non sei solo in questa battaglia. La tecnologia medica sta facendo passi da gigante. Oggi abbiamo sensori grandi come una moneta che monitorano la glicemia minuto per minuto, inviando i dati al tuo telefono. Abbiamo farmaci intelligenti che non si limitano a stimolare l'insulina, ma proteggono il cuore e i reni. La ricerca sta lavorando su cellule beta artificiali per sostituire quelle morte. Stiamo decodificando i segreti genetici per prevenire la malattia prima ancora che inizi. Non siamo più nell'era del buio. Abbiamo mappe, abbiamo radar, abbiamo armi potenti, ma nessuna tecnologia può sostituire la tua volontà. Ogni volta che scegli di camminare invece di sederti,
Ogni volta che scegli verdure vere invece di cibo processato, stai letteralmente riscrivendo il tuo destino biochimico. Stai lucidando quelle serrature cellulari. Stai salvando i tuoi capillari. Stai proteggendo la tua vista e i tuoi nervi. Il tuo corpo sta ascoltando ogni tua singola scelta. Non è mai troppo tardi per iniziare a trattarlo come la macchina di precisione che è, invece, che come una discarica. Il diabete è un avversario formidabile, silenzioso e paziente, ma la conoscenza è l'antidoto più potente. Ora sai cosa succede dentro di te. Ora puoi visualizzare i cristalli, le serrature, i filtri e se puoi vederlo, puoi combatterlo. Prenditi cura del tuo tempio. Grazie per aver guardato Renderium. Se questo viaggio nel corpo umano ti ha aperto gli occhi, iscriviti al canale per la prossima esplorazione. Alla prossima.